caught in the crossfire. It's caught in the... Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o ben ritornati su Panorama Cinema. Oggi continueremo la fantastica serie Squid Game con il riassunto dell'episodio 3. Ma prima di mettervi comodi e di gustarvi l'episodio, ci terrei a chiedervi di iscrivervi al canale e di lasciare un bellissimo like. Non dilunghiamoci che si parte. Buona visione! In questo episodio si inizia con il poliziotto Jang-woo occupato a seguire uno dei furgoni che porta i giocatori fino al luogo di cui non si sa la posizione. Il tragitto si interrompe al porto di Mujin e qui Jang-woo si ferma e scende dalla sua macchina. Seguentemente si nasconde in uno dei furgoni che si dirige verso una grande nave. Sbuca fuori e, cercando di capire che cosa ci fosse dentro ai furgoni, viene interrotto dalle guardie. Perciò, per non farsi scoprire, finge di dormire, spacciandosi per uno dei giocatori. La guardia controlla se i giocatori fossero effettivamente tra i registrati e quando arriva il turno di Jang-woo la uccide per poi mettersi la sua uniforme, facendosi passare per una delle normali guardie. Dopo un po', mentre buttava la guardia uccisa in mare, viene scoperto da altre due guardie, una col triangolo e l'altra col quadrato sulla maschera. I triangoli sono una specie di soldati armati di una pistola, mentre i quadrati sono gerarchicamente i più importanti di tutti, sono una sorta di manager. Jang-woo invece era dei cerchi, che sono fondamentalmente il nucleo operativo, cioè gli operai. Il tragitto continua e i cerchi preparano i giocatori vestendoli. Dopo essersi svegliato, Gyan sveglia a sua volta il vecchio e dopo la conversazione con lui vede che anche Ali e il suo amico d'infanzia, nonché l'intelligentissimo Sang-woo, sono tornati. Perciò, insieme al vecchio, decide di formare con loro una squadra. Anche il gangster e Sae-byok sono tornati e lui le chiede se può fare squadra con lui, ma lei non accetta. All'improvviso si presenta una ragazza di nome Min-yeo che chiede al gangster di entrare nella sua squadra e lui accetta. La scena si sposta dal capo misterioso e da lui si reca un quadrato che gli riferisce che 187 giocatori su 201 sono tornati e il capo gli risponde ordinandogli di tenere d'occhio quelli che invece non sono ancora ritornati. Per i cerchi l'orario di lavoro è terminato e tra questi c'era Jang-woo. Quando rientra nella sua cabina numero 29, nota che su uno dei muri è appeso un cartello con sulle regole che i cerchi devono seguire. La prima regola impone di non togliere mai la mascherina fuori dalla propria stanza. La seconda invece vieta ai cerchi di parlare senza permesso, mentre la terza impedisce ai giocatori di uscire dalla stanza senza che sia il loro superiore a permetterglielo. In seguito appare la fastidiosa Min-yeo, che urlava ai triangoli di lasciarla andare in bagno. All'inizio non la lasciano, ma poi accettano dopo la scenata che aveva fatto. A lei si aggiunge Sae-byok, che vuole andare in bagno solo per trovare il modo che le permettesse di capire che gioco ci sarebbe stato nel prossimo turno. Grazie a Min-yeo, Sae-byok si intrufola nelle prese d'aria e trova un gruppo di guardie sciogliere dello zucchero in delle giganti pentole. Ad un certo punto il triangolo ordina alle ragazze di uscire immediatamente dal bagno. Per un attimo rischiavano di essere scoperte, ma poi hanno fatto in modo che la guardia non si accorgesse di nulla per poi svignarsela tranquillamente.
Finito il countdown, i cerchi escono dalle loro camerate e gli viene ordinato di procedere con i compiti. Durante la colazione dei giocatori appare per la prima volta un signore che, mentre mangiava, cercava di estrarre dalla sua merenda un bigliettino con su scritto probabilmente il suggerimento per il prossimo gioco. In seguito vengono condotti verso una sala con delle grandi giostre. In questo gioco ai giocatori viene chiesto di scegliere una forma tra il cerchio, triangolo, stella e ombrello. Successivamente vengono invitati a prendere un contenitore avente un dalgona, una specie di dolce fatto di zucchero e bicarbonato, sul quale è incisa la forma scelta. I giocatori devono ritagliare il contorno con un ago per ricavarne la forma senza però romperla. Non sapendo il motivo e il perché, i giocatori iniziano a sceglierle. Il signore che aveva ricevuto il suggerimento sceglie il triangolo, visto che era la forma più facile. Anche Sae-byeok sceglie il triangolo, mentre il signore anziano, Mineo e il gangster scelgono la stella. Ali sceglie il cerchio e per finire c'è Gi-han che sceglie l'ombrello, ossia la forma più difficile. E a questo punto capisce di essere finito in un guaio serio. Il signore sconosciuto, Sae-byeok, Ali e altri passano il turno. Con loro c'era anche Jan-woo, che viene beccato dal quadrato fuori posto, e lui si giustifica dicendo che si era semplicemente confuso. Ritornando Gi-han capisce che se lecca il biscotto lo zucchero si scioglie e continuando a leccarlo riesce a passare il turno. Il numero 119 fallisce e prima che gli spari un triangolo cattura un quadrato, chiedendogli poi di togliersi la maschera. In seguito arriva il boss che spara al quadrato e poi intanto il numero 119 si suicida. Dopo un po' arrivano i cerchi, indaffarati a inserire nelle scatole a forma di regalo i corpi dei morti. Jan-woo prende la maschera del quadrato che è stato ucciso prima dal boss.